due in cammino. Oggi si parte da Lucca Di nuovo a Lucca. e si arriva a Pisa. Ancora a Pisa, ma dai, dopo la via dei Navicelli e il cammino di San Jacopo di Toscana, cos'altro è rimasto da camminare da Pisa a Lucca, Lucca a Pisa? La via degli acquedotti, vai, andiamo. Ah già. Niente, noi siamo arrivati a Lucca, ma è chiusa per ferie, come potete vedere. Andiamo, dai. La via del Tempietto, col tempietto neoclassico proprio lì. Niente, sud di È una variante sud della via Francigena. Oh, ecco, vedete? È segnata. Via degli Acquedotti. 1 ore 10 a Parole d'Oro, 4 ore 40 a Campo di Croce, 7 ore 50 a Pisa. Ed ecco il tempietto di San Concordio, che non so se è in ristrutturazione o se semplicemente l'hanno puntellato per non farlo venire giù. E questo segnava l'arrivo a Lucca dell'acquedotto voluto dalla duchessa di Lucca nel 1822, perché fino ad allora Lucca aveva contato solo sull'acqua di falda per i propri bisogni. A quanto pare i lucchesi potevano fare il tè senza neanche usare la bustina, da quanto era bassa la qualità di quest'acqua e il colore di quest'acqua, per cui si decise di creare questo acquedotto che in soli 10 anni, affidato all'architetto Nottolini, da cui appunto il nome di acquedotto Nottolini, che portava l'acqua a Lucca dalla Serra Vespaiata e dal Rio San Quirico. A sua sommità aveva due condotte, una per l'acqua di fonte che veniva usata per gli scopi alimentari, per essere bevuta, e l'altra invece per l'acqua del Rio San Quirico, l'acqua dei torrenti, veniva usata per alimentare le fontane monumentali. Adesso noi penso che dobbiamo andare di lì. Oh, lungo il percorso ci sono le fontanelle. fredda. A quanto pare, è freddo, cavolo, siamo a gennaio, cosa pretendevi? L'acqua calda per far tè. L'acquedotto è lungo 3 km, la parte fuori terra, 3 km e ha 460 arcate. Poi dopo, arrivati all'estremità opposta dell'acquedotto, c'è un altro tempietto come quello che avete visto all'inizio, e poi da lì prosegue interrato, però ci sono i pozzi di filtraggio che sono visibili. Questo è il fosso Rogio, se non sbaglio. Noi andiamo davanti il San Quirico. Difficile perdersi, basta seguire l'acquedotto. Questa è già la terza fontanella che incontriamo sotto l'acquedotto, per cui almeno fino a qui problemi d'acqua, di rifornimento idrico non ce ne sono. Allora, dietro di noi c'è Lucca, vedete il cielo più o meno sereno, e noi stiamo andando incontro alle nuvole. Guardate proprio qua dove iniziano le nuvole. Verso Pisa è nuvolo, vediamo se il vento che soffia le spazza via o pazienza comunque. L'acquedotto ormai è in disuso, le condotte sono vuote, però in un certo modo l'acqua ha comunque trovato il modo di arrivare fino a Lucca, perché è costeggiato da questo fosso fino al tempietto all'inizio. Via Francigena, c'ho qualche dubbio, Sì, è un po' via, però ho idea che è più che altro per mettere il cappello Francigena anche su questo percorso. Perché
perché vabbè, noi la Fragiglia l'abbiamo fatta, poi siamo arrivati al Topascio anche sul cammino di Navicelli, anche lì abbiamo trovato l'Ippovia Francigena, però l'abbiamo trovata anche sul cammino di San Jacopo, l'Ippovia Francigena, ma qui non è la direzione giusta, perché al Topascio dovrebbe essere di là, mi pare, per cui la Francigena va di là, qui non lo so, boh. Altre indicazioni, 7 ore 10 a Pisa. Siamo arrivati al termine della parte aerea dell'acquedotto. Questo è il tempietto gemello di quello di San Concordio che c'era all'inizio. E poi da qui in avanti l'acquedotto prosegue interrato con alcuni pozzi di filtraggio visibili. Vedremo se li troviamo più avanti. Eccolo qua. C'è un pochino di sole, vediamo se riesce a squarciare la coltre di nubi per avere una luce migliore. E ora si sale. Tempietto cisterna gemello a quello di San Concordio, lo vedete, sotto di noi si apre un po' il panorama e ora noi cominciamo a salire. Non vi faccio vedere l'intero del pozzo di filtraggio perché praticamente è diventata una discarica. Okay, come vedete lì l'acquedotto, e qui cominciano tutti i pozzi di filtraggio. Questa è la parte interrata, là un altro pozzo e via discorrendo. Vediamo fin dove ci accompagneranno. E questo è il Rio San Quirico, che veniva captato nel tempietto che vedete, quello più indietro, e veniva portato a Lucca tramite l'acquedotto, tramite una delle due condotte dell'acquedotto, per alimentare le fontane monumentali, mentre per l'uso umano usavano le acque di fonte della serra Vespaiata. Stiamo andando verso la località Parole d'Oro e è impossibile perdersi. Questo mette veramente a dura prova anche il superpotere di Giulia di prendere la strada sbagliata. Accidenti, basta che segui l'acquedotto, guarda. Segui l'acquedotto. Parole d'Oro, che è qui davanti, luogo di natura, amore e poesia, e poi la ciclovia della seta, Venezia, Ferrara, Bologna, Lucca, Pisa, Livorno, 417 km. Però non so, ma c'entra con la via della Rana della Seta? Non credo. Beh, però da Bologna passa. Ma prima o poi faremo anche la via della Lana della Seta, magari faremo un anello assieme alla via degli Dei, magari percorsa nel senso opposto a quello che abbiamo già percorsa. Tra l'altro, non so se avete visto i video sul canale, lasciamo magari il link qui sotto in descrizione alla nostra via degli Dei. E qui continuiamo a seguire l'acquedotto, vedete, ogni tanto c'è qualche casino dell'acqua, però noi seguiamo i pozzi di ispezione. Questo è Parole d'Oro, e detto così perché c'era un cippo commemorativo dell'acquedotto e era con delle parole in ottone molto lucido, e i contadini del luogo, vedendo queste parole che risplendenti, pensavano che fossero in oro. Strano che nessuno le abbia staccate per cercare di vendersene. Chi lo sa se erano qui le famose Parole d'Oro, una data, magari, boh, qui è tutto un po' diroccato. Tutto verde smeraldo. Speriamo che poi nel video i colori risaltino nel modo giusto. Qui si passa dall'altra parte.
Adesso c'è una bella salita, la prima salita decisa della giornata. Molto bello. Mentre l'estate è anche ombreggiato. Adesso è già fresco di suo visto la stagione. Siamo a meno di 2 km da Vorno, dove vediamo devo trovare un bar per fare una colazione decente, che qui si sa già fame. Un agrifoglio ancora carico di bacche, peccato che sia strangolato da questo rampicante parassita. Oh, guarda le case del paese, ecco, sì, e non ci sono altri paesi qui, e poi fino a Pisa non c'è più nulla. Zitti zitti che forse si sta aprendo. Dici che se lo dico me la gufo? Sì. Sì, sentita. Gli ulivi. D'altra parte siamo ancora in Lucchesia, credo. Poi quando l'ho scavallato dall'altra parte, dopo Campo di Croce, penso che non so se saremo già nel Pisano, o però poco ci mancherà. Siamo arrivati su in località Gallonzora, o Gallonzora, non lo so, non chiedetevi dove va l'accento perché non l'ho visto scritto da nessuna parte. Non ci trattate troppo Non ci male. trattate male, oh, io sono di Monza, non sono mica di qui. Qualcuno, bene, anche tu sei un po' di qui perché siamo nella Lucchesia. È uscito il sole, guardate che bello adesso. E al sole si sta anche un po' meglio, perché c'è un venticello freddo, però col sole un po' ti scalda. E questa è una zona panoramica, guardate, siamo in mezzo ai monti, ma c'è proprio una vista sulla vallata. Poi deve esserci un panorama sulla vallata lucchese più avanti. E è molto bello. Wow. E ora comincia la discesa verso Vorno, che se pensate di non riuscire a fare tutti i 25 km con 800 metri di salita in un'unica tappa, niente, Vorno è l'unico paese dove potete fermarvi a pernottare, solo che non è proprio a metà strada, ha solo 8 km da Lucca e per cui poi 17 km da Pisa. Dipende, magari arrivate tardi a Lucca col treno, potete fare questi 8 km con calma e il giorno dopo finirlo. Noi lo facciamo in un giorno solo perché siamo un pochino allenati, dai. Vi faccio vedere un po' meglio il panorama. Guardate là il fondovalle. Guardate che bello. C'è sempre il vento, però siamo al sole se non altro. Guardate bene lo sguardo, se da qui riesci a individuare già qualche bar. No. Adesso c'è canati mio, figuriamoci. Se no puoi masticare qualche foglia d'ulivo Così faccio l'olio. per calmare la fame. No, l'olio mica si fa dalle foglie. Vabbè, Vorno, frazione di Capannori. Perché sei partiti da Livorno stamattina, no? Si sono percorsi LI chilometri, cioè 51 km in numeri romani, per cui sottraendoli da Livorno abbiamo Vorno. È così che funziona, no? vedi che tu hai bisogno di un caffè, cioè, stiamo svalvolando. No, preferirei una briochina con la crema. Vabbè, vediamo. Un bombolone. Sì, poi a ripartire ci vuole. Vabbè, rotolerò. Ma sembra un bel paesino dall'alto, c'è la chiesa, è tutto qui incuneato in questa valle. Carino, vediamo se torniamo da rifocillarci, che ci sa fame davvero qua. La pieve di San Pietro a Vorno. E sapete perché a noi interessa questa pieve? Perché di solito vicino alle chiese c'è un bar. Siamo due persone. Siamo due persone, no, siamo due persone affamate. Purtroppo è chiusa. È sabato, sono le 10:30 di mattina, ma è chiusa. Mi sa che la aprono solo quando c'è da fare qualche celebrazione. Esatto. Niente, a Vorno il bar c'era, ma ha chiuso. Abbiamo chiesto a una persona vicino alla chiesa, per cui siamo seduti qua su questo muretto al sole, vista Torrentello, e stiamo mangiando qualche snecchino che siamo portati da casa. Buoni? C'è le orecchie viola. Lucca 2:30, Pisa 5 ore. Campo di Croce 1 ora e 50, che è la prossima salita che ci aspetta.
Guardate che bella ruota, mentre questo è un mulino, lì c'è un canale che deve essere una derivazione del Rio Vorno, che è questo qui sotto. Mentre da qualche parte c'era una bocca da presa che portava l'acqua lì. Però se l'acquedotto lo metti dentro un segnale di divieto, sembra quasi di qua non si possono costruire acquedotti, oppure qua non possono passare gli acquedotti, non possono circolare gli acquedotti, devono fare un'altra strada. Va bene, dai, adesso qua. No, un po' abbiamo quietato con gli snecchini di prima. Adesso qua cominciamo a salire nel bosco, mi pare. Semplicemente hanno scelto questa segnavia per indicare la via degli acquedotti. Non capisco perché abbiano cambiato rispetto al segnavia di prima verde, che era così carino. Boh, non lo so, però se quello sembra un divieto più che un segnavia. Sembra che la strada di cemento porti in casa di gente, ma in realtà qua si abbandona la strada di cemento, si comincia a salire nel bosco sul sentiero. Ci vediamo in cima, va?